Computer. Care amiche e cari amici Longevity, oggi ho un piacere particolare, un po' straordinario, perché di solito intervisto medici, intervisto persone psicologi o che hanno a che fare comunque con la salute o mentale o fisica delle persone. Oggi intervisto Walter Ghierghia, non so se ho pronunciato bene, Va Walter. benissimo. Ecco. Ma ha anche un secondo nome, Walter, Shi Xing Mi. Spero che questa l'abbia pronunciata anche bene. E ho imparato una cosa in questi anni, che dietro un qualcosa di fisico c'è però anche sempre un grande significato, no? Cioè c'è l'apparenza, ma cosa c'è dentro? Che energia c'è? Che consapevolezza c'è? Cosa c'è lì dentro? Quindi voi vedete oggi una persona più o meno come siamo tutti, ma lì sono molto onorato perché da quello che ho letto dal suo curriculum, da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, c'è qualcuno che veramente ha voluto, come dice un mio amico, spremere il limone della vita il più possibile, cioè capire chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qui, che senso ha la nostra esistenza. E quindi Walter, da quello che ho letto, è sempre stato interessato alle arti marziali, fin da giovane, ma poi ha scoperto che forse non bastava semplicemente il lato del corpo e dell'essere in super forma, ma ci voleva un senso dentro più profondo. E quindi è diventato un monaco Shaolin. Io sono stato una volta a Lugano a vedere uno spettacolo dei monaci Shaolin e ti devo dire, Walter, ero veramente impressed, si dice così, no, in inglese, vedere sia i bambini sia le persone più anziane, non so, 60, 70, 80 anni, che facevano delle cose fuori dalla norma, assolutamente. E quindi ogni volta che ho avuto l'occasione di sentir parlare di monaci Shaolin, per me era un mito. E oggi averti qua e poterti intervistare, sono molto grato, molto riconoscente. Grazie per il tuo tempo. Grazie a te per l'invito. Ecco, allora magari se ci vuoi introdurre brevemente sarebbe lunga, ma se mai compriamo poi il libro che hai scritto, no? Come sei diventato monaco Shaolin? Come è stato questo percorso? Perché, soprattutto il perché che hai voluto farlo? Allora, beh, un pochino l'hai già accennato tu. Io fin da ragazzino ho avuto la passione per le arti marziali, che peraltro, come molte delle cose nella vita, avvengono vuoi per caso, vuoi per destino, vuoi per karma, ognuno può dargli il nome che vuole, però ci sono delle circostanze particolari. Quindi io ero sempre un bambino, un ragazzino un po' introspettivo e in giovane età ho trovato nelle arti marziali questa pratica che va a scavare dentro, no? Anche dal punto di vista di disciplina, di etica, di valori. E quindi mi sono appassionato a questa disciplina, ho iniziato a praticarla, diciamo, in modo professionale, non è una disciplina che ha degli sbocchi professionali, o quantomeno non li aveva all'epoca, però la praticavo in modo molto intenso, quindi professionale in quel senso. E ho continuato a farlo fino al termine dell'università, quindi dalla fine delle scuole elementari al termine dell'università, vincendo campionati internazionali e così via. E una volta avviata la mia carriera lavorativa, che ho avuto la fortuna di avere una carriera lavorativa molto rapida e di grande successo nei primi anni, ho avuto una, come si suol dire in gergo, exit, e in quel momento ho iniziato a pensare cosa voglio fare come prossimo step nella vita. Avevo 26-27 anni e mi è venuta questa intuizione di andare alla fonte della disciplina che avevo praticato ormai fin da bambino, che mi aveva accompagnato in tutti quegli anni, anche negli anni lavorativi. Io comunque continuavo ad allenarmi nei ritagli di tempo dal lavoro. E quindi ho deciso di andare in Cina in un'epoca in cui andare in Cina non era così scontato. Stiamo parlando di fine anni 90, quindi non c'erano Google Maps e i traduttori digitali. Avevi i fogliettini di carta con su scritto la stazione del treno dove dovevi scendere, sperando di non finire in Mongolia, no? E mosso da un'idea che francamente non era così concreta a livello cognitivo, quindi ecco che magari tocchiamo già il tema di seguire il cuore più che la mente in certe Sì, occasioni, sì, no? sì, sì, Quindi sì. avevo un'intuizione di andare a cercare qualcosa di cui avevo bisogno, che forse avevo bisogno di condividere o di scoprire, questo poi l'ho saputo dopo, senza aver ben chiaro cosa fosse quel qualcosa. E quindi ecco
quello mi ha dato la spinta per fare il primo viaggio. Quindi come una vocina interiore che ti diceva per trovare quella sorta di pace dentro di me, c'è ancora qualcosa che devo seguire, c'è una pista che devo seguire e questa vocina interiore ti ha portato lì, alla fine degli anni 90 in Cina, in questo monastero Chan del buddismo, come si chiama il monastero? Il monastero si chiama Shaolin, Ah, Shaolin, ecco. quindi il nome, Shaolin è proprio il nome del monastero, Ah, però perfetto. la tipologia di filosofia che viene studiata è il Chan, che in realtà è buddismo Chan, da cui è poi derivato lo Zen giapponese, ma non è buddismo puro, quindi c'è dentro buddismo, taoismo e confucianesimo, più una serie di discipline fisiche e mediche. Quindi è una sorta di, in realtà, a me piace sempre chiamarlo una sorta di università dell'essere umano. Quindi che cosa fa funzionare l'essere umano a livello fisico, mentale ed emotivo? E lì ci sono tutte le materie, o quantomeno alcune delle materie più importanti, che vanno a toccare questo essere umano come ecosistema, diciamo così. Guarda, per me è molto interessante e importante questa intervista perché appunto nella mia community Longevity, che si dedica più che altro a persone over 55, over 60, cioè diciamo dal momento che sono un po' libere dalla loro attività professionale, poi c'è chi si limita. Sono anch'io lì, Ecco, peraltro, no, 54, ecco, quindi perfetto, non si direbbe, ma comunque bene che sei lì. E cosa succede? Che a un certo punto, affrontando la seconda metà della vita, se la prima metà della vita si è confrontati con la famiglia, col lavoro, con il guadagno, con l'automobile, con il successo, i figli, tutte queste cose qui, matrimoni, divorzi e chi più ne ha più ne metta. Poi nella seconda metà della vita trovo spesso persone che si chiedono: e adesso? E adesso qual è il senso della mia esistenza e il perché dovrei continuare a tenermi in forma se tanto non devo più uscire con la tipa nuova o tirarmela con i colleghi di lavoro, no? Quindi mi tocca molto questa disciplina che viene appresa, insegnata dai monaci Shaolin, perché sarebbe bello riuscire a mantenere questo desiderio di onorare la vita, sia mentalmente che fisicamente, fino alla tarda età, cioè anche quando hai 60, 70, 80, 90 anni, 100 anni. Ecco, e questa è una cosa che si apprende, bisogna andare nel monastero per apprenderla, o una cosa che possiamo spifferare qualche segreto a chi ci segue? Come fare a mantenere il desiderio di vivere, di dare senso alla propria esistenza, quindi di curare il corpo di conseguenza, anche per chi non ha fatto un duro lavoro in un tempio Shaolin. allora, hai toccato vari temi, cercherò di ricordarmeli, di passare su tutti e poi se ne salto qualcuno, per favore, interrompimi Sì, e sì, 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 sì. ricordamelo. Ah, il primo è questo concetto che penso sia finalmente anche presente nella società al di fuori da un posto come può essere il monastero Shaolin, che è il connubio di lifespan e life quality, e nel tema della longevity, come sai, sono due sottotemi abbastanza discussi. Eh, Evidentemente, e sia nell'antica saggezza Shaolin, ma anche nella moderna scienza medica, ormai sappiamo che tutto ciò che va a migliorare la life quality solitamente poi incrementa anche il lifespan. Ma nella cultura Shaolin tutto il focus è sulla life quality, quindi l'idea di vivere la vita al meglio per quanto durerà la vita, senza porci troppe questioni sul quanto durerà. Poi ovviamente vivendola al meglio, inevitabilmente probabilmente la estenderemo anche. Però senza andare a toccare per adesso tutti i concetti di karma e quindi anche di una sorta di destino che magari interromperà il nostro viaggio della vita a un certo punto, a prescindere dalle nostre sane abitudini, l'idea è quella di ottimizzarci per poter vivere ogni giorno con pienezza la vita, quello che dicevi tu prima. Con l'idea che in realtà
la vita è solamente quel presente, quel giorno, quindi tutto il passato è solo un ricordo nella nostra mente, il futuro è un'idea nella nostra mente, più o meno corretta, magari totalmente erronea. L'unica realtà che abbiamo a nostra disposizione è il presente, quindi godere del presente, vivere il presente e dare un senso al presente il più possibile, che sia il tuo presente a 70 anni o a 7 anni, quel giorno lì è l'unico giorno della tua vita. In un certo senso il tuo compleanno è Natale, Capodanno, è San Valentino. Quindi se vuoi dire a qualcuno che lo ami, dillo quel giorno lì. Se vuoi fare un progetto, fallo quel giorno lì o fanne un pezzettino quel giorno lì. Se vuoi prenderti cura di te stesso, prenditi cura di te stesso quel giorno lì. E quindi in quell'ottica Shaolin ogni giorno, a qualunque età, diventa in un certo senso il giorno più importante della tua vita. Perché? Perché è l'unico giorno della tua vita quel giorno. Sì. Allora, quello che mi hai appena detto è ultimamente quello che si trova anche spesso, vai in una libreria, trovi tutti questi libri sulle cose più o meno spirituali, psicologiche, e molto spesso vedi Eckhart Tolle, tanto per citarne uno, no? Che parla del vivere nel presente, The Power of Now e così via. Ed è una filosofia che seguo, che predico in qualche modo, che condivido, però lo stesso a volte rimane anche dentro di me e quando incontro delle persone che mi dicono sì, ma chi me lo fa fare? No? Nel senso che sono anche stufo, magari, no? La vita non è semplice. Quindi io vorrei trovare una specie di iniezione da poter fare alle persone, magari anche a me stesso, che riesci a vederla come Walter? Riesci a vedere il power of now in questo momento che stiamo vivendo, di gioire delle mani che si muovono, dell'aria che respiriamo, del sole che c'è? Perché anche se l'hai già visto ieri, ma oggi è nuovo. Ecco, non so se hai capito il senso della domanda. Capito? Ma sai, come tutte le cose, quantomeno per l'approccio Shaolin, bisogna in un certo senso allenarle. Quindi, sai, dove si posano i nostri occhi, dove si posa la nostra mente, alla fine quello è ciò che permea la nostra realtà. Quindi possiamo attraversare un parco, so che tu abiti a Lugano, quindi puoi Locarno, attraversare Locarno. a Locarno, puoi attraversare il parco lungo lago, non mi ricordo come si chiama, quello di Locarno, ah, e puoi osservarne i bellissimi fiori o puoi osservarne qualche erbaccia. Il parco è lo stesso. Quindi se la nostra mente si posa sempre su ciò che manca, sulla carenza di entusiasmo, sulle cose pesanti o negative della vita, sulla mancanza di obiettivi o progetti, sugli acciacchi del corpo con l'andare avanti degli anni, beh, a poco quella sarà la nostra realtà. Al contempo, se invece ci alleniamo a osservare con gli occhi, ma con la mente soprattutto, tutte le cose bellissime che stanno intorno a noi, che possono essere, come dicevi tu, le più semplici, il tramonto, l'alba, il piacere di stare con una persona cara, con un amico, fino a invece magari dei progetti, degli scopi che abbiamo, a poco quella sarà la realtà della nostra vita, che permeerà la nostra vita. E se invece vogliamo andare a un comune denominatore molto più basso, perché tu dicevi prima per ad esempio il chi me lo fa fare, no? Um, usiamo un esempio banalissimo, l'allenamento fisico. Ok, ma chi me lo fa fare di fare allenamento fisico, no? Ti fa fatica, magari anche un po' noioso. Beh, è sicuramente meno faticoso e meno noioso che doversi far portare in bagno da qualcuno, che doversi fare accudire quando non siamo più mobili o non siamo più indipendenti a livello fisico. Quello è molto più faticoso fisicamente, mentalmente ed emotivamente che fare qualche squat o qualche flessione o andare a fare una camminata. Quindi io soppeserei con attenzione ciò che definiamo come faticoso, perché a volte in realtà non è assolutamente faticoso. Ogni tanto io, con anche un po' di ironia, quando uno mi chiede, no, ma quanto ti alleni al giorno? Io dico, mi alleno un paio di ore al giorno. Io di solito mi alleno un'ora al mattino molto presto e poi un'ora alla sera, no? E mi dicono, wow, che fatica, no? Ci va così tanta disciplina. Gli dico, no, è l'opposto. Il fatto stesso che io sia in grado di allenarmi a quel livello, con quell'intensità e così via, è una cosa di una tale facilità, vuol dire che io sono una delle persone che ha la più grande facilità possibile per la mia età. Chi fa fatica e chi non riesce a portare le borse della spesa o chi non riesce a fare la rampa di scale, quella è la fatica. Io che riesco a correre o a sollevare dei pesi, quella non è fatica. Grazie Walter, questa è
un bel teaching, un bel insegnamento questo qui. Io ho l'impressione anche che noi siamo stati forse educati con questa idea del barattare le cose, cioè io mi impegno, avrò un po' di felicità, cioè, e quindi a un certo punto, a una certa età, magari dici, ma perché impegnarmi ancora se tanto invecchio e morirò, no? Ecco, e già l'altra volta quando ci siamo sentiti tu mi hai detto una bellissima cosa che mi sono segnato, che eh, non si fanno le cose perché facendo i buoni o comportandosi bene, che ne so, si allunga la vita o, o si sta più sani, ma le si fanno proprio, l'avevi espresso così bene, perché è bello farlo, no? Che poi la vita duri 150 anni o duri solo fino a 80 anni, ma in quel momento tu ci sei e le stai facendo bene. È corretto? Esatto, Ho capito bene? assolutamente, assolutamente. Sai, un altro errore che facciamo, e questo l'ho trovato più, stavo per dire nella società occidentale, ma in realtà in Asia come in Occidente oggi si vive uguale, identico, quindi siamo ormai omogenizzati a livello globale, quindi oserei dire più nelle tradizioni quali può essere quella Shaolin, e l'idea del viaggio come elemento importante della vita piuttosto che le destinazioni. Perché se mettiamo tutto il peso sulle destinazioni, inevitabilmente arriviamo poi al punto che descrivi tu. Perché prima c'era una destinazione, che ne so, il completamento delle scuole, poi la carriera, poi i figli, e poi si arriva a un certo punto in cui sono finite le destinazioni, o quantomeno quelle promulgate dalla vita come le destinazioni importanti che devi raggiungere, che quando raggiungi quelle lì vedi che sì che sarai felice o davvero hai fatto le cose che vanno fatte nella vita. E quindi finite quelle destinazioni standard, sembra un po' che il viaggio non abbia più senso. Mentre invece è il viaggio stesso ciò in cui noi dobbiamo mettere energie e focus. E poi le destinazioni si riveleranno anche un po' da sole. E il bello del viaggio è anche quello, il mistero del viaggio. Io viaggio, vediamo cosa c'è dietro la prossima curva, oltre il prossimo picco, quando vedo la prossima valle, no? E quindi credo che le persone, man mano che vanno avanti con l'età, finiscono queste destinazioni standard che la società e la cultura un po' ci impongono e arrivano a un punto in cui non hanno mai dato peso al viaggio, erano sempre volte a queste destinazioni. Finite le destinazioni, e adesso cosa faccio? E si sentono un po' persi ed è giusto, è comprensibile. Sì, perché probabilmente finché tu viaggi per raggiungere qualche cosa, perché la soddisfazione è nell'arrivare da qualche parte, come dire, non stai trovando ciò che è giusto per te, ma stai cercando ciò che credi sia giusto per te, no? E quindi, tra l'altro, poi magari arrivi, poi sei frustrato perché poi ti tocca iniziare un nuovo viaggio perché hai capito che adesso cosa faccio che ho finito questo viaggio. E quindi lo sento molto questa cosa di riuscire. Scusa, Mm. scusa se ti interrompo, hai toccato un punto interessante del ripartire dalla destinazione. Secondo me siamo addirittura programmati molto spesso a lambire sempre alla prossima destinazione, il che ci rende in un perpetua ricerca di una felicità che arriverà quando, no? Quindi quando raggiungerò quel ruolo lì sarò felice, poi quando lo raggiungo inizio già a pensare, beh, però quando avrò quello là sarò felice, no? Per banalizzare il tutto, se sono a piedi, qualunque automobile mi rende felice. Quando ho la Fiat, però se avessi la BMW, no? Quando ho la BMW, però se avessi la Ferrari. Quindi in un certo senso c'è sempre questo inseguire la prossima destinazione, perché quando la raggiungerò, allora sarò felice. Senza rendersi conto che non sarò felice mai, perché la felicità posso solo averla nella realtà e la realtà è il presente. Quindi devo trovare il modo di essere felice in questo momento, in questa giornata, perché è l'unica realtà a mia disposizione. Pur, Altrimenti, pur rimanendo efficace nella vita di tutti i giorni, perché poi, cioè perché lì il problemino è che spesso questa cosa di essere felice nel momento si scontra per molti con inefficacia. Ma allora, allora me la prendo comoda. Invece non è proprio così, giusto? assolutamente no. Anzi, l'idea è quella di trovare la felicità nell'essere più presenti e quindi più partecipi alla vita possibile. Quindi se io sto lavorando su un progetto per me importante, non è che perché
mi rendo conto che oggi è una giornata felice perché sono in grado di lavorare su ciò che amo, di essere con le persone magari che amo, la mia famiglia e così via. Non è che quindi in quel momento mi siedo e non faccio nulla, ma anzi opero al meglio delle mie energie e delle mie possibilità perché sono totalmente presente e totalmente focalizzato sul ottimizzare e massimizzare questa opportunità del presente e dare un senso a questo presente il più possibile. Però anche se sei molto focalizzato su quel presente, su quel progetto, è come se ti osservi sempre un po' da fuori, però, senza farti fagocitare completamente e diventare il progetto, ma è come se rimani vivo nel presente, mi gusto quello che sto facendo, potrei anche fare altro, ma visto che ho deciso di fare quello, di mettere quel ruolo, quella maschera, lo vivo totalmente, ma ricordandomi chi sono. Assolutamente. Beh, eh, ognuno di noi non è il progetto su cui lavora, non è l'attività o l'hobby che pratica e così via. Quelle sono espressioni della nostra personalità, quelle sono modi di utilizzare il nostro tempo e la nostra energia perché ci danno una soddisfazione, ci danno un senso al percorso che stiamo facendo, ma non siamo noi, così come anche i nostri strumenti. Adesso entriamo in un ambito forse un po' più delicato dal punto di vista della comprensione, ma la nostra mente, il nostro corpo, quantomeno per quello che concerne la filosofia Shaolin, sono degli strumenti che la mia coscienza ha a sua disposizione per interagire con la vita. E quindi ovviamente voglio che quegli strumenti siano ottimizzati, così che interagisco al meglio con la vita, non al peggio. Ma sono comunque degli strumenti. Io sono qualcosa che è più profondo di quegli strumenti. Esatto. Cosa esattamente? Lì si apre tutto un altro capitolo della discussione. Sì, perché credo proprio che, se vuoi, in qualche modo nella nostra cultura le religioni da una parte hanno dato un contributo e dall'altra parte ci hanno messo un velo su questa possibilità che siamo qualche cosa di più profondo, no? Perché ci hanno fatto identificare col ruolo del buon cristiano, del buon musulmano, del buon quello che vuoi, e però ci hanno un po' allontanato dalla nostra essenza, quello che io penso è la nostra coscienza, è la nostra quella vibrazione di fondo, quella consapevolezza. E noi siamo quella cosa con un corpo e una mente, no? Invece che il contrario. Ecco. Invece molti pensano siamo un corpo e una mente, forse abbiamo anche quel qualcos'altro, no? Mhm. Quindi proprio radicale il cambio di punto di vista se ci si pensa come una coscienza con un corpo e una mente, no? E qui vorrei An- chiederti, prego, prego, scusa, No, volevo dire che anche se guardi un po' oltre quel velo, noterai che quasi tutte le religioni parlano, ad esempio, dell'essere umano fatto a immagine di Dio o come un pezzetto, una cellula di Dio. E quindi ecco che vanno comunque a toccare il fatto che siamo parte di qualcosa di molto più grande, di una coscienza collettiva e che quindi noi stessi siamo un elemento di coscienza. Poi alcune religioni lo chiamano spirito, altre lo chiamano anima, altre lo chiamano energia, in Oriente si parla di chi, di questa energia vitale che continua prima e dopo la vita, ma ecco che se andiamo a guardare tutte queste metafore, alla fine spiegano tutte un po' la stessa cosa, semplicemente con descrizioni diverse. quando tu eri ragazzo che poi hai deciso di partire e andare lì a cercare il tempio Shaolin, quindi eri alla ricerca di quello che ti diceva quella vocina dentro, era probabilmente quella vocina che veniva da quella cosa qui, da quella coscienza, da quel qualcosa che è difficile dare una connotazione. Ma poi con le pratiche Shaolin l'hai potuta incontrare questa voce e, e come potrebbero chi ci ascolta, che ha 60, 70 anni, 80 anni, che magari non ha mai fatto queste riflessioni, provare a cercare quella vocina dentro, quali sono le pratiche che hai imparato che potremmo condividere? Allora, una premessa per il tuo pubblico, per i tuoi ascoltatori. ehm, A prescindere che siano persone che hanno un credo religioso o che siano persone che invece sono totalmente dedicate all'approccio scientifico, ehm,
sono rassicurato dal fatto che questi due apparentemente poli opposti sempre più parlino la stessa lingua. Quindi io sono spesso a conferenze mediche, scientifiche, in cui famosissimi neuroscienziati, psicologi e quant'altro chiaramente dicono che non si sa bene cosa, ma c'è qualcosa che va oltre la materia grigia. Quindi l'io non è semplicemente contenuto in questa massa grigia, c'è qualcos'altro, non si sa bene cosa, non c'è chiarezza su come funzioni. Per usare un'analogia moderna che ho sentito da uno scienziato eminente, non si capisce bene se forse noi siamo una sorta di router e il server è nel cloud, ma sicuramente c'è qualcosa di più di una materia grigia e tutto è contenuto lì e tutto finisce lì. Quindi questi due poli apparentemente opposti di scienza e religione in realtà parlano sempre più una lingua comune, con metafore ovviamente diverse, con strumenti diversi per cercare di capire e di analizzare. Qual è lo strumento che mi ha fatto toccare questo tema in modo concreto al monastero? Beh, ce ne sono vari, ma se devo sceglierne uno, devo dire la pratica meditativa. La pratica meditativa fatta con impegno, quindi oltre il semplice ridurre lo stress, e abbassare il cortisolo e tutte queste cose che sappiamo che sono peraltro utilissime, quindi io consiglio la meditazione 10-15 minuti al giorno a chiunque, è un toccasana per la salute mentale e indirettamente anche per la salute fisica, a prescindere dal tipo di pratica meditativa, dalla profondità e quant'altro. Ma per chi la usa in un modo un po' più profondo e un po' più impegnato, quindi sessioni lunghe, imparando a staccarsi prima dalla percezione del corpo e poi a staccarsi anche dalla propria mente, quindi iniziare a vedere la mente come uno strumento e non come l'io in toto. A quel punto ti rendi conto che stai operando da un altro punto di vista. È difficile descriverlo a parole, un po' come se tentassi di descriverti, non so, il sapore di una pesca e non hai mai morso una pesca. Potrei stare qui ore, comunque non lo capiresti appieno finché non la mordi, no? Sì. Ma ti rendi veramente conto che la mente e il corpo sono due elementi assolutamente importantissimi dell'io, perché mi consentono di interagire con la vita terrestre, con la vita quotidiana, ma non sono l'io, quantomeno sono un pezzetto dell'io, c'è qualcos'altro e quando ti muovi in quella sfera, in quella dimensione, è un po' come se non stessi più pensando. Quando tu pensi, pensi a parole, quindi se io devo pensare a oggi piove, ho formulato questo pensiero a parole. Eh, Quando tu sei in quello stato, le parole, quindi il pensiero formato come lo conosciamo nella quotidianità, non esiste più, è un'altra tipologia di pensiero, un'altra tipologia di sensazione che io associo, e questa è una mia associazione personale, forse a come i neonati percepiscono il mondo e l'universo, perché non sanno ancora la parola e quindi probabilmente non hanno ancora i pensieri formati in modo logico dalla materia grigia, operano più in un'altra dimensione, forse, non lo so. E quindi con la pratica meditativa fatta in un modo impegnativo, diciamo così, a poco riesci veramente a percepire che c'è qualcosa che va oltre il corpo e la mente. Chiamiamolo lo spirito per dargli un nome, ma ognuno può dargli la definizione che preferisce, non sono io, non ho io la definizione finale, Sì, diciamo sì, così. sì. Tra l'altro è molto interessante perché quello che sto cercando di esplorare anch'io e cerco di condividere è che proprio il fatto che con l'avanzare dell'età ci liberiamo già automaticamente un po' da tutte quelle preoccupazioni, il lavoro, prendere la macchina, andare in ufficio, lottare col collega, i figli che devono essere educati, tutte queste robe qua. Naturalmente ho l'impressione, la natura stessa, con il fatto che il corpo ci dà meno fastidio, forse diventa quasi già una meditazione. Pensa quando avrai 90 anni, 95 anni, se c'hai 100 anni, incontro dei vecchietti che si capisce che hanno questa parte più intima, quella come i bambini, dei bebè, c'è ancora e il corpo si sta mettendo un po' da parte, no? Ecco. Quindi riuscire a comprendere questa cosa quando hai 60 anni, 65 anni e farne tesoro che ti accompagni fino avanti. Wow, è un grande, come dire, ausilio, un grande aiuto, un grande sostegno
anche per i momenti difficili che ci possono essere con i 70, 80, 90 anni, perché sai che non sei quel corpo e quella mente, quello è, come hai detto, il cloud, il router, è il router, no? Ecco, e quindi ti impegni di più sul cercare di capire il cloud, cioè quella parte che non è qui, ma che siamo comunque, no? Probabilmente addirittura si può pensare a eliminare il timore di morire, addirittura con questa Beh, consapevolezza. nel contesto della cultura Shaolin, quello è assolutamente l'ottica, cioè l'idea è che il viaggio della vita ha dei cambiamenti costanti, cambiamenti fisiologici, cellulari, di esperienze e quant'altro, di località fisiche, quindi mi sposto da un posto all'altro, con due grandissimi momenti di cambiamento, la nascita e la morte, ma sono visti assolutamente come momenti di cambiamento, quindi di transizione non come inizio e fine del viaggio, semplicemente due grossi momenti di cambiamento, fra i quali ci sono migliaia, decine, centinaia di migliaia di altri piccoli cambiamenti, piccoli grandi cambiamenti quotidiani, con l'idea appunto che la coscienza, lo spirito, non finisce con il corpo e con la materia grigia. Si trasforma e continua, poi ci sono un sacco di metafore, una che viene usata spesso al monastero, che mi piace nella sua semplicità, è immaginiamo che ci sia una nuvoletta Enzo, no? E questa nuvoletta per 90 anni viaggia in giro e poi un giorno l'umidità si condensa, piove e la nuvoletta Enzo non c'è più. Però l'umidità che formava la nuvoletta Enzo cade a terra, viene assorbita dal terreno, va in un fiume. Alcune parti di quel fiume sono ora Enzo, non lo so. Il fiume scorre nel mare, quell'umidità adesso è parte dell'oceano e Oceano Enzo, o quantomeno alcuni pezzi dell'oceano poi evapora e crea un'altra nuvoletta. Enzo 2 o è parte Enzo, parte qualcos'altro? Quindi questo è un modo molto semplice per descrivere come nella cultura Shaolin viene visto questo viaggio della vita e quindi il fatto che tu non sei la nuvola, sei la nuvola per un periodo, o utilizzi la nuvola per un periodo come metodo di spostarti in giro per questa vita. Però non credi che oggi la società ci porta insistentemente a volerci far identificare con la nuvola, no? Perché il confronto, anche i giovani, pensa a te, rispetto magari a una volta, oggi tramite i social e così via, il confronto spesso è durissimo, no? Perché quello ha successo, quello ha la bella ragazza, la bella macchina, quello è in gamba, quello ha preso il diploma all'università. E quindi cioè, è venuta meno la scuola, proprio anche l'educazione, che siamo qualcosa di più al di là di questo confronto, no? Quindi facile da dire, ma devi già un po' essere addentro a questi temi per poterli comprendere, perché la società non ci porta lì, a meno che non sia il gioco della società, no? Bene e male, che ci porti a esagerare lì per scoprire che siamo qualcos'altro. Non so come la vedi te. Ma sai, io non lo vedo così bianco e nero, nel senso che se la società, la cultura, quello che sia, ci dà degli stimoli a migliorarci, ci dà degli stimoli a fare del nostro meglio in questo percorso di vita, a dare il più scopo possibile a questo percorso di vita, ben venga. Ovviamente devono essere stimoli positivi, ovviamente dobbiamo trovare noi il nostro scopo e non semplicemente adeguarci a uno scopo che magari non è neanche il nostro, ma è imposto dalla società. Quindi avere la bella macchina è uno status, mi viene fatto una sorta di lavaggio del cervello che quello è l'obiettivo per raggiungere un certo status sociale e quindi io perseguo quell'obiettivo ciecamente senza rendermi conto che invece è totalmente fuorviante magari alla strada che dovrei davvero intraprendere. Quindi fin tanto che siamo in grado di discernere queste cose, se poi ricevo degli stimoli, anche delle idee, delle opportunità per migliorarmi, per far meglio, ben venga. Se ho dei buoni esempi, come per esempio tu sei un ottimo esempio di come creare un progetto in una fase della vita in cui tu mi descrivi, no? Molti pensano invece
a un downshifting e tu invece hai fatto un upshifting in un progetto molto bello che aiuta probabilmente centinaia, migliaia di persone a migliorare la propria qualità della vita. Quindi ben venga se vedi un altro influencer di longevity che ti ispira a fare ancora di più e a fare ancora meglio. Sì, questo è vero. Quello che dicevi tu prima è fondamentale, secondo me, cioè il fatto che a fronte di quello che può sembrare un sacrificio di mangiare in un certo modo, di fare attività fisica e così via, ehm, poi ci si ritrova magari, oggi veramente fa tristezza andare in una casa per anziani e vedere questi anziani che non riescono più a tirarsi attorno. Mm, Cioè, è poco onorevole terminare la propria esistenza e fare un trapasso così quasi in- uscita a spintoni, no? Ecco. Scusami, abbiamo un ospite, Che bello, che bello. abbiamo un Sentito. ospite. Ehm, e fa molto riflettere su questa cosa, cioè è meglio investire un po' di tempo adesso o fare qualche sacrificio adesso o avere dei rimpianti dopo, no? Che Ecco. ripeto, non è in realtà un sacrificio, possiamo rivederlo nella chiave che fortuna che ho, che sono fisicamente in grado di fare, per esempio, allenamento. Tante persone non hanno quella fortuna, senza scomodare i settantenni, ottantenni, novantenni. Ci sono persone giovani che vuoi per malattia, vuoi per incidente, sono su una sedia a rotelle, sono in ospedale tutti i giorni, situazioni orribili. Di recente una mia conoscente è mancata in età giovanissima per una malattia fulminante. Quindi essere grati del fatto che io oggi sono sano abbastanza per potermi allenare, che fortuna, e godere della propria fisicità, è un piacere muovere il proprio corpo. Noi siamo fatti per correre nei boschi, non siamo fatti per sederci su una sedia. Magari fra 10-20 mila anni l'evoluzione ci porterà ad avere una forma di sedia e saremo fatti per stare seduti 24 ore al giorno, ma Sì. per adesso no, per adesso siamo fatti per camminare, per muoverci, per interagire con l'ambiente e anzi sappiamo tutti che la sedentarietà di per sé già fa male, quindi è quasi associata al fumo come effetti deleteri la Sì, sedentarietà. sì, sì, addirittura forse peggiore. Quindi anche chi ci ascolta, che magari ha 65-70 anni o di più, non è mai tardi per cominciare a fare qualcosina. Cioè, uno magari sentendo queste parole, io a un certo punto della mia vita ho corso le maratone, no? Sono andato 3 volte a fare New York e così via, perché ero a casa, ricordo, era appena nato mio figlio, ero un po' ingrassato e guardavo la televisione, c'era la maratona di New York e quindi mi aveva ispirato questa cosa. Dico, ah, la voglio fare anch'io l'anno prossimo, no? E Ecco, infatti, scusami, eh, vedi che gli influencer, in questo caso la televisione, in alcuni casi possono avere un'ispirazione positiva. è vero, è vero, è vero. E quindi poi mi ero scritto fatica, allenamento e così via. Forse avevo anche maledetto di che idea mi è venuta, perché lì era ancora molto su faccio vedere che lo posso fare, non era proprio per me, per la mia energia, per il mio star bene, era ancora era un concetto che poi è venuto dopo questo. Quindi a me piacerebbe molto contribuire a far sì che pochi vadano nelle case per anziani, no? Che a 100 anni tu possa ancora andare a fare palestra o condividere con gli amici o farti dei viaggi, perché questa vita, il fatto di averla un pochettino più sana, ci permette di collegarci a quel cloud e capire meglio che dono è e cosa ci dobbiamo fare qui, perché parto dal presupposto che non siamo qui per caso e che ci abbiamo un qualche cosa da fare qui, no? Ecco, faceva parte degli insegnamenti anche nel vostro monastero, cosa siamo qui a fare e secondo te cosa siamo qui a fare? Allora, hai toccato una serie di punti importanti. In primis quello del non è mai troppo tardi, tocchiamolo prima di parlare del cosa siamo qui a fare, assolutamente non è mai troppo tardi. È importante fare le cose per star bene, non per strafare, come dicevi tu prima, per le maratone. Quindi, specialmente andando avanti con gli anni, eh, ogni momento dedicato all'attività fisica
ci migliora e quindi ritarda quantomeno il più possibile quell'inabilità ad essere indipendenti che hai toccato, che è anche molto, molto triste, e sempre facendo le cose con equilibrio, quindi mettendoci impegno e intensità, non vuol dire essere pigri o fare le cose in modo troppo blando, ma anche con la giusta misura per la proprietà, per le proprie capacità e così via. Ora, quello ci consentirà di fare di più e di fare più a lungo. Di fare cosa? Cosa siamo qui a fare? Noi hai detto, beh, io credo che siamo qui a fare due cose, a contribuire e ad imparare. Quindi noi siamo qui per dare e per ricevere, per dare amore e per ricevere amore, lezioni e input dall'universo, dalla società, dalle persone che ci stanno intorno. E credo adesso, senza filosofeggiare troppo, ma credo che questo dare e ricevere amore e impegno con il prossimo, con la natura, con l'universo che ci circonda, è lo scopo della vita. Poi ognuno lo fa a suo modo. Uno lo fa pulendo le strade, uno lo fa facendo il medico, uno lo fa come avvocato aiutando gli altri, uno lo fa come mamma e papà, crescendo nuovi esseri umani che saranno positivi contribuenti al mondo, alla società, all'universo. Ognuno lo farà a suo modo, ma credo che quello sia lo scopo del perché siamo qui. Sì, io nelle mie ricerche, quello che sto cercando di fare è più sono agganciato a, come dire, devo avere successo perché così gli altri, nel confronto con gli altri, sono meglio, sono peggio e così via. Mi viene sempre l'ansia quando sono in competizione. Qualche volta dove riesco a fare delle meditazioni e, e non essere più Enzo che fa delle cose, ma quella roba come quel bambino che dicevi tu prima. E in qualche modo c'è come una sorta di gioia che emerge da quella sorgente, da quella fonte, probabilmente da dove veniamo tutti. E non è una mia teoria perché l'ho letta qua e là, ma che quella sorgente, quella fonte, quella vocina è gioia pura in qualche modo. Noi poi mettiamo questo velo, ci allontaniamo da quella gioia pura perché, diciamo, personifichiamo con qualche cosa, quindi ci mettiamo a lottare come dei matti. E quando riusciamo però a fare le cose con determinazione, con saggezza, ma avvicinarci a quello, ecco, siamo nella gioia pure, allora poi possiamo fare, contribuire da quel punto di vista lì, non perché vogliamo vincere, perché molti anche nelle cose spirituali lo fanno quasi come competizione spirituale. È incredibile. Ho visto anche nello spazio della longevity che adesso tantissimi parlano di queste biological age e sembra quasi che competono fra di loro su chi la dichiara più bassa, no? Quindi fra un po' si dichiareranno bambini, ci sarà qualcuno che dirà io sono un cinquantenne ma ho la biological age di un bambino di 8 anni. Quindi Esatto. anche in quello c'è questa competizione. Ma allora credo Sì, che la competizione sia un po' parte dell'essere umano quando lo sleghiamo da quella parte spirituale. Quindi se andiamo nell'aspetto più primitivo di corpo e mente, quindi survival instinct, a quel punto la competizione parte di quel survival instinct, no? Se io sono al di sopra degli altri, ho più risorse, ho più cibo, più proprio a livello sì, quasi sì, sì. primordiale di istinto. Credo che quell'andare alla fonte, come l'hai chiamata tu giustamente, è un po' capire che quegli istinti primordiali sono appunto primordiali, sono anche un po' primitivi, possiamo andare oltre e credo che quello sia uno dei grandi potenziali della società moderna, cioè fino a non molto tempo fa, non molte generazioni fa, la sopravvivenza era parte integrante della quotidianità, il trovare da mangiare, l'evitare gente o animali pericolosi, quindi eravamo veramente fra la vita e la morte nella quotidianità e quindi gran parte di noi doveva per giocoforza essere dedita alla sopravvivenza. Ecco perché gran parte dei saggi del passato in realtà arrivavano da condizioni agiate. Pensiamo a Buddha stesso. Perché? Perché non dovevano preoccuparsi di cosa mangiavano a cena, quindi potevano pensare al senso della vita. Se dovevi preoccuparti di trovare qualcosa da mangiare per cena, il senso della vita passava in secondo piano. Sì. Noi siamo probabilmente per la prima volta nella storia in un contesto in cui gran parte dell'umanità non deve preoccuparsi di cosa mangerà a cena.
o di dove dormirà, o se un animale è feroce o se una persona cattiva verrà a prenderli domani. E quindi può dedicarsi un po' di più a prestare attenzione a se stesso, al proprio percorso di vita, alla propria salute mentale, fisica e spirituale. E quindi ecco che credo che possiamo veramente muoverci verso un'età di consapevolezza e di coscienza, anche se le vicissitudini mondiali che tutti vediamo ci dimostrano che comunque l'essere umano ha ancora un bel percorso da fare prima di Sì. trovare una propria equilibrio e serenità. Dall'altra parte, Walter, seguo abbastanza gli sviluppi tecnologici, umanoidi e così via, e quindi c'è una corrente di pensiero che forse ci porterebbe fuori dalla propria identità, vogliono fare il transumanesimo, vogliono fare il postumanesimo, quelle robe lì, no? Però c'è sicuramente una parte invece molto interessante che se alcune attività che sono un po', come dire, stupide, ripetitive e così via, veniamo sostituiti dai robot, dall'intelligenza artificiale, io mi auguro che possiamo dedicare quel tempo, quell'energia, quelle risorse che si liberano proprio per incontrare la sorgente e quindi di vivere in meditazione profonda, no? Ecco. E qui approfitto per chiederti, prima hai parlato di meditazione, meditazione profonda. È facile da spiegare la differenza o, o bisogna venire a un tuo corso? Allora, spiegarla è relativamente facile, ovviamente a livello superficiale, poi la pratica di per sé richiede un po' di dettagli anche dal punto di vista di come respirare, di cosa visualizzare, eccetera, eccetera. Però la differenza fondamentale è innanzitutto quantitativa, quindi una pratica meditativa volta alla riduzione dello stress, abbassamento del cortisolo e così via. Sono 10, 15, 20 minuti al giorno in un posto quieto, o visualizzando o ascoltando una catena di pensieri già preregistrati e così via. Um, la meditazione più profonda richiede almeno un'ora di pratica. Perché? Perché arrivare a quello stadio profondo, specialmente all'inizio, richiede tempo e richiede anche sforzo, quindi un po' come se la mente è così abituata ad essere iperattiva e a non farci ascoltare la coscienza o lo spirito, chiamiamolo come vogliamo, che diventa una distrazione. Quindi dobbiamo imparare a quietare la mente al punto tale in cui riusciamo ad ascoltare oltre la mente, poi a staccarci completamente dalla mente e quindi andare in quello stato di coscienza pura. Quello per una persona che inizia può richiedere anche un'ora, quindi stiamo parlando di una quantità di pratica abbastanza importante dal punto di vista temporale e dal punto di vista impegnativo. Richiede delle tipologie di respirazione solitamente che ti portano a uno stato di rilassamento fisiologico e mentale tale che facilitano quel processo e quindi dei metodi di respirazione particolari dove si abbassa la cadenza cardiaca, a poco il sistema nervoso quasi si spegne, quindi non senti più il corpo. Ecco perché molto spesso fanno questi esperimenti un po' da circo, no? In cui il monaco può meditare a torso nudo nella neve piuttosto che nella sauna. Perché? Perché stai spegnendo tutti i ricettori del corpo, quindi il corpo non va più in quello stato di ribellione che normalmente te andrebbe per dirti, ehi, guarda che qui fa freddo, andiamo a coprirci, no? Quindi da quel punto di vista la pratica richiede uno sforzo e delle tecniche particolari per arrivare allo stadio in cui il corpo è staccato, quindi i segnali fisici sono al minimo, giusto quelli di mantenimento di sopravvivenza, ovviamente. I segnali mentali sono ridotti anche quelli al minimo, quindi non hai pensieri, la mente non è attiva in alcun modo, ed ecco che allora puoi prestare attenzione solo a quell'elemento di coscienza, di spiritualità. Wow, molto interessante. Chi fosse interessato, io ho fatto una volta dei ritiri di meditazione vipassana, appunto dove era abbastanza intenso perché ricordo la Sì. mattina ci si alzava alle 4, cioè meditare, la sera andavi a dormire alle 8, i primi 2 o 3 giorni la mente che va da tutte le parti, che non riesci a... Però poi quando dopo 2 o 3 giorni piano piano riesci, io ci ho messo più di un'ora, ci ho messo qualche giorno a calmare la mente. Ehm, sì, sei veramente come in estasi, cioè Sì. in uno stato di puro cammini, ma cammini come, non so,
San Francesco che cammina, una cosa, beatitudine. Chi... Scusa se ti interrompo, un dettaglio che hai toccato credo molto importante. Um, Tutte queste pratiche, un po' come se vogliamo usare un'analogia all'attività fisica, vanno fatte con una giusta progressione. Quindi non è che fino a ieri non meditavo e adesso mediterò 10 ore al giorno. Rischio veramente di andare in uno stato mentale anche problematico perché non sono abituato a quel livello di stacco da corpo e mente, quindi rischio che la mente vada in una sorta di panico e veramente posso tirare su anche delle cose che avevo sepolto, come si suol dire, sotto il tappeto, che andrebbero tirate fuori a poco e non tutte in una volta, perché a volte anche riscopro dei traumi, degli stati emotivi che avevo nascosto a me stesso e si rivelano in quella quiete. Paradossalmente molte persone hanno un tale rumore mentale nella quotidianità, perché? Perché è un modo artificiale per coprire alcune cose che non vogliono ascoltare. Quindi quando iniziano a rendere la mente quieta, ecco che il subconscio gli presenta il conto di tante cose che hanno sepolto. Quindi sono percorsi che vanno fatti gradualmente, iniziando step by step, per poi arrivare alla maratona quando sei pronto a fare la maratona e non quando è troppo presto. Quindi, riassumendo, in qualsiasi momento, in qualsiasi età, si può cominciare dalla camminata un po' più veloce, fare qualche squat, fare qualche esercizio a casa, qualche cosa per il fisico. Può cominciare banalmente a girarsi sulla sedia, muovere qualche cosa e poi andare in progressione. Idem per la mente, si può cominciare con i 5 minuti, i 10 minuti, e allora questo connubio mente e corpo, ricordandosi che non è un sacrificio, ma è una gioia di poterlo fare, perché non tutti lo possono avere questa gioia, quindi dobbiamo essere grati di poterlo fare e facendolo si migliora questa tonicità e anche la capacità di rilassamento della mente e se vogliamo dire il premio, sembra che si fa questo per avere un premio, però la gratificazione è che possiamo diventare non solo più sani, ma anche probabilmente collegato a ciò più longevi e usare meglio questa vita per raggiungere quelle consapevolezze che, insomma, che tanti ci chiediamo, no? Ma perché sono qui? Posso mica essere qui solo per lavorare? Ci sarà un qualche motivo. E quindi abbiamo tutti questo desiderio un po' recondito di capire perché siamo qui. Allora perché non approfittare della seconda metà della vita per affrontare di petto questa domanda e cercare di capire perché siamo qui, no? Tu sei andato fino in Cina, dentro un tempio su per la montagna, può essere che è meno faticoso farlo da Locarno. Assolutamente, ma al contempo anche di accettare che in questo momento io sono qui per parlare con Enzo al computer e quindi gioisco di quello e metto tutta la mia passione e il mio amore in quello. E quando finiremo di parlare sarà quasi ora di cena e io sarò qui per cucinare la cena e metto in quello la mia passione e la mia gioia e nell'accarezzare il gatto e nel lavorare domani mattina e così via. Quindi anche non cercare, cerchiamo sempre noi questo massimi sistemi, no? Quindi lo scopo della vita. Lo scopo della vita magari non è un grande scopo, per qualcuno magari sì, per altri magari no, ma a prescindere, in questo momento lo scopo è questo podcast e quindi gioire di quello anziché, gioirò quando fra 3 mesi sarò a fare quella cosa là, perché quello là è veramente quello che voglio fare. Questo automaticamente mi preclude dal godere e da dare un senso alla vita per i prossimi 3 mesi. Mentre invece in questo momento tu stai dando il senso alla mia vita, quindi ti ringrazio ed è un piacere essere qui con te perché in questo momento questa è la mia vita. È bello quello che abbiamo condiviso e abbiamo avuto piacere noi di questo incontro. Grazie. E, faccio tue le parole, quindi se poi qualcuno risuona con quello che ci siamo detti, e abbiamo potuto anche un pochettino ispirare, come io ero stato ispirato da quella maratona alla televisione o dal leggere la tua storia, dall'incontrarti e dal condividere con te.
siamo tutti un po' maestri l'uno per l'altro in qualche modo, no? Ecco, e, e quindi sono veramente grato che hai migliorato un pochettino la mia vita e quella delle persone che ci ascoltano. Non so se vuoi aggiungere qualche cosa perché chiacchierando siamo quasi all'oretta. E se c'è qualcosa che ritieni importante per il mio pubblico longevity, che sta per l'abilità di diventare longevo, sano, saggio e felice. Ecco. È Oh. un nome bellissimo e i miei complimenti per questo progetto e per il nome che hai scelto. Io concluderei, hai toccato la parola maestro, hai detto siamo tutti un po' maestri l'uno per l'altro, no? Um, è verissimo ed è importante imparare dagli altri, ma soprattutto spero che chi ascolterà questo podcast risvegli un po' il proprio maestro interiore, perché credo che dentro di noi abbiamo già tutte le risposte, dobbiamo solo imparare ad ascoltare, ascoltare il nostro cuore un po' più della nostra mente e della società che ci circonda. E quindi credo che se ognuno di noi ascolta quel maestro interiore, che a volte sa anche usare, perché molto spesso siamo bravissimi a dare consigli agli altri, ma invece poi non li applichiamo su noi stessi. Quindi risvegliamo il nostro maestro interiore, sarà lui che sa esattamente come allenarci, come meditarci e come farci vivere appieno ogni momento di questo bellissimo viaggio che è la vita, con tutte le sue sfide, anche quelle importanti e quindi anche quelle per un certo senso bellissime. Ecco, chi cerca di risvegliare il proprio maestro interiore, ma è un po' pigrotto quel maestro, e quindi volesse un colpo di mano, poi metterò sotto in descrizione il link del tuo sito e così via. Però tu offri dei corsi, partecipi, cioè, per il miglioramento dell'essere umano in qualche modo. Ecco, ci puoi dire qualcosa come ti si può in qualche modo incontrare per continuare questo percorso? Certo, io faccio diverse attività, ogni tanto organizzo dei ritiri, partecipo a ritiri di altri, faccio delle conferenze e così via, quindi ho una serie di attività abbastanza diverse. Suggerirei semplicemente, ma tu l'hai già indicato, di mettere il mio link. Tutti gli ascoltatori sono più che benvenuti a scrivermi, anche se hanno delle domande, sono ben felice di rispondere alle domande. Attraverso i contatti poi ci sarà modo di, spero, di trovarci e anche noi di trovarci, perché per adesso ci conosciamo virtualmente, ma spero ci incontreremo di persona in Ticino. Ma guarda, sì, molto volentieri, anche perché il tema del benessere della salute, sia mentale che fisica, è un tema che è un bel hobby anche, no? È diventato una sorta di passione. Quindi figurati, la figura del monaco Shaolin che unisce mente, corpo e spirito è un po' il simbolo, no? Potrei dire, avrei potuto chiamarlo Longevity Shaolin Mastery, qualcosa del genere. Ecco, quindi ti ringrazio molto, Walter. eh, Grazie ancora, è e stato un grande piacere. anche per me. Alla A prossima. presto. Grazie. Ciao. Ciao ciao.